Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Spero stiate tutti benissimo. Sono super entusiasta di avervi qui oggi perché abbiamo un argomento davvero scottante di cui parlare. Praticamente, il gossip turco è esploso, internet è impazzito, i social media sono in fiamme, e tutto per un motivo, Neslihan Atagul. Avete capito bene, l'attrice che tutti amiamo, quella che ci ha fatto sognare in Kara Sevda, quella che ha una chimica incredibile con Burak Özçivit, anche se sappiamo che è solo sullo schermo. Ragazzi, calma. Insomma, lei, Neslihan, è al centro di un vortice di pettegolezzi a causa di alcune dichiarazioni che, se confermate, potrebbero riscrivere completamente la storia della sua relazione con Kadir Dulu. Ebbene sì, sto parlando proprio di Kadir Dulu, l'attore che ha sposato nel 2016 in un matrimonio da favola. Un matrimonio che tutti noi abbiamo seguito con il cuore in gola. Un matrimonio che, a quanto pare, potrebbe non essere stato tutto rose e fiori come sembrava. Ma prima di addentrarci nei dettagli succosi, assicuratevi di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Cliccate sulla campanellina per non perdervi nessuno dei miei video e rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo dello spettacolo turco e non solo. Prometto che non ve ne pentirete. Abbiamo un sacco di contenuti interessanti in arrivo. Ok, bando alle ciance e entriamo nel vivo della questione. Come vi dicevo, Neslihan Atagul ha rilasciato, o presumibilmente rilasciato, qui le fonti sono un po' nebulose, ve lo dico subito, delle dichiarazioni che hanno lasciato tutti a bocca aperta. Stiamo parlando di frasi del tipo Kadir Dulu mai stato mio. Ecco perché ho usato questo titolo un po' shock, lo ammetto. Affermazioni che mettono in discussione la natura stessa del loro rapporto. Capirete bene che un'affermazione del genere ha fatto subito il giro del web. Tutti si sono chiesti, cosa significa? Cosa voleva dire Neslihan? Stava parlando del loro amore, del loro matrimonio, della loro intimità? Era una metafora, una dichiarazione infelice, o c'era qualcosa di più profondo dietro queste parole? Ovviamente, internet è impazzito con le speculazioni. Alcuni hanno ipotizzato che Neslihan si riferisse a un tradimento, a una mancanza di affetto, a una distanza emotiva tra lei e Kadir. Altri hanno pensato che potesse trattarsi di una crisi esistenziale, di un momento di confusione o di un bisogno di ridefinire la propria identità al di fuori del matrimonio. Altri ancora, i più maliziosi, hanno addirittura ipotizzato che il matrimonio fosse solo una facciata, una montatura per i media. E Kadir Dulu, in tutto questo? Beh, lui è rimasto in silenzio, almeno per il momento. Nessuna dichiarazione ufficiale, nessun commento, nessuna smentita. Un silenzio che, ovviamente, ha alimentato ancora di più le voci e le speculazioni. Come si dice, chi tace acconsente. Forse. Ma forse c'è una spiegazione più complessa dietro questo silenzio. Ora, cerchiamo di analizzare un po' più a fondo la situazione. Bisogna innanzitutto capire da dove provengono queste dichiarazioni. Sono state rilasciate durante un'intervista esclusiva? Sono state pubblicate sui social media? Sono state riportate da qualche fonte anonima? Ecco, qui casca l'asino. La verità è che la fonte di queste dichiarazioni è piuttosto incerta. Circolano screenshot, post sui social media, articoli di blog, ma nulla di ufficiale, nulla di verificato. Potrebbe trattarsi di una notizia inventata di sana pianta, di un'interpretazione errata di alcune parole di Neslihan, o semplicemente di un pettegolezzo amplificato dai social media. Dobbiamo sempre ricordare che internet è un'arma a doppio taglio. Da un lato, ci permette di accedere a un'infinità di informazioni e di rimanere sempre aggiornati su quello che succede nel mondo. Dall'altro, è un terreno fertile per le fake news, le bufale e i pettegolezzi infondati. Quindi, prima di dare per scontato che Neslihan e Kadir si stiano separando o che il loro matrimonio sia una farsa, dobbiamo fare un passo indietro e analizzare le informazioni con occhio critico. Detto questo, è innegabile che ci siano state delle crepe nel loro rapporto negli ultimi tempi. Ricordate le voci di tradimento che hanno circolato qualche mese fa? Kadir era stato avvistato in compagnia di altre donne in un locale notturno e le foto avevano fatto il giro del web. Neslihan, all'epoca, aveva minimizzato l'accaduto, dicendo di fidarsi ciecamente del marito e di non dare peso ai pettegolezzi. Ma forse quelle voci erano più fondate di quanto volesse ammettere. Forse Neslihan stava solo cercando di proteggere la sua immagine pubblica e di salvare il suo matrimonio. Forse, dietro quel sorriso di facciata, si nascondeva un dolore profondo e una crescente insoddisfazione.
E poi c'è anche la questione della carriera. Neslihan è un'attrice di successo, una star acclamata in Turchia e all'estero. Kadir, invece, pur essendo un attore di talento, non ha mai raggiunto il suo stesso livello di fama e popolarità. Forse questa disparità ha creato delle tensioni all'interno della coppia, una sorta di competizione silente che ha minato la loro relazione. Inoltre, non dimentichiamoci che la vita da star è tutt'altro che facile. Pressioni, stress, ritmi di lavoro massacranti, assenza di privacy. Tutto questo può mettere a dura prova anche le coppie più solide. Quindi, cosa succederà adesso? Difficile dirlo. Forse Neslihan e Kadir rilasceranno presto una dichiarazione ufficiale per chiarire la situazione. Forse cercheranno di risolvere i loro problemi in privato, lontano dai riflettori. O forse, purtroppo, la loro storia d'amore è giunta al capolinea. Una cosa è certa, continueremo a seguire da vicino questa vicenda e vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi. Nel frattempo, vi invito a prendere queste informazioni con le pinze e a non saltare a conclusioni affrettate. Ricordiamoci che dietro ogni notizia di gossip ci sono persone reali, con sentimenti ed emozioni vere. E ricordiamoci anche che la verità, spesso, è molto più complessa e sfaccettata di quello che sembra. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto e che abbiate trovato interessante la mia analisi. Ricapitoliamo brevemente i punti principali. Neslihan Atagul avrebbe rilasciato delle dichiarazioni shock sul suo matrimonio con Kadir Dulu, affermando che lui non è mai stato suo. La fonte di queste dichiarazioni è incerta e le speculazioni sono dilagate sul web. Kadir Dulu, per il momento, è rimasto in silenzio. Le ragioni di questa crisi potrebbero essere molteplici: tradimenti, disparità di carriera, pressioni della vita da star. E, soprattutto, dobbiamo prendere queste informazioni con le pinze e non saltare a conclusioni affrettate. Grazie mille per aver guardato questo video fino alla fine. Spero davvero che vi siate divertiti. Se vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel mi piace qui sotto, a condividerlo con i vostri amici e a lasciare un commento dicendomi cosa ne pensate di questa vicenda. Siete Team Neslihan? Team Kadir? Oppure pensate che si tratti solo di un grosso malinteso? Fatemelo sapere. E, naturalmente, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Prometto che avremo un sacco di altri argomenti interessanti di cui parlare. Un abbraccio virtuale a tutti e alla prossima. Ciao! Ok, ragazzi, ma fermiamoci un attimo. Perché questa storia, credetemi, è molto più intricata di quanto sembri. Non si tratta solo di un pettegolezzo fine a se stesso, ma di una vera e propria radiografia delle dinamiche di potere, delle aspettative sociali e delle fragilità che si celano dietro la facciata glamour del mondo dello spettacolo turco. Per capire meglio cosa sta succedendo, dobbiamo fare un passo indietro e analizzare il contesto in cui è nata e si è sviluppata la relazione tra Neslihan e Kadir. Ricordiamoci che entrambi sono figure di spicco nel panorama televisivo turco, ma con percorsi e carriere molto diversi. Neslihan Atagul, fin da giovanissima, ha dimostrato un talento innato per la recitazione. La sua bellezza esotica e la sua capacità di interpretare ruoli complessi e sfaccettati l'hanno catapultata rapidamente nell'Olimpo delle star turche. Il successo di Kara Sevda, la serie che l'ha consacrata a livello internazionale, è solo la punta dell'iceberg di una carriera costellata di successi. Neslihan è una forza della natura, un'attrice capace di emozionare, di far sognare e di far riflettere il pubblico. La sua immagine è quella di una donna forte, indipendente e determinata, ma anche sensibile e vulnerabile. Kadir Dulu, d'altra parte, ha avuto un percorso più graduale. Pur essendo un attore di talento, ha faticato di più ad emergere e a conquistare il grande pubblico. La sua immagine è quella di un uomo affascinante, elegante e carismatico, ma anche più discreto e riservato rispetto alla moglie. Quando si sono incontrati e innamorati, sembrava una favola. Due giovani, belli e di successo che si uniscono in matrimonio, coronando il loro sogno d'amore. Un matrimonio da favola, come dicevo prima, con tanto di abito da principessa, location mozzafiato e centinaia di invitati VIP. Un evento mediatico che ha fatto sognare milioni di fan in tutto il mondo. Ma, come spesso accade, la realtà è ben diversa dalla finzione. Dietro la facciata patinata del matrimonio perfetto, si celavano dinamiche complesse e, forse, anche delle incompatibilità. Una delle questioni più spinose, come accennavo prima, è proprio la disparità di carriera.
Neslihan è diventata una star internazionale, richiesta da registi e produttori di tutto il mondo. Kadir, invece, pur continuando a lavorare nel mondo dello spettacolo, non ha mai raggiunto lo stesso livello di fama e popolarità. Questa differenza, inevitabilmente, ha creato delle tensioni all'interno della coppia. Forse Kadir si sentiva in ombra rispetto alla moglie, forse Neslihan si sentiva soffocata dalle aspettative di lui. E poi c'è la questione dei tradimenti. Le voci che hanno circolato negli ultimi mesi, e di cui vi ho parlato all'inizio, hanno gettato un'ombra inquietante sulla loro relazione. Kadir è stato avvistato in compagnia di altre donne, e le foto, come sempre, sono finite sui social media, scatenando un vero e proprio putiferio. Neslihan, all'epoca, aveva minimizzato l'accaduto, ma chissà se nel suo cuore non si nascondeva un dubbio, un sospetto, una ferita. Queste voci di tradimento, ovviamente, hanno alimentato le speculazioni sulla crisi del loro matrimonio. Molti si sono chiesti se Neslihan fosse davvero felice con Kadir, se il loro amore fosse ancora vivo o se fosse solo una facciata per i media. Ed è qui che entrano in gioco le presunte dichiarazioni di Neslihan, quelle che hanno scatenato questo vero e proprio terremoto mediatico. Kadir non è mai stato mio. Una frase lapidaria, che sembra mettere in discussione la natura stessa del loro rapporto. Cosa voleva dire Neslihan con queste parole? Stava parlando del loro amore, della loro intimità, della loro complicità? Stava dicendo che Kadir non l'ha mai capita, che non l'ha mai amata veramente? Le interpretazioni, come dicevo, sono state molteplici. Alcuni hanno pensato che Neslihan si riferisse a una mancanza di connessione emotiva tra lei e Kadir, a una distanza che si è creata nel tempo a causa delle loro vite frenetiche e dei loro impegni professionali. Altri hanno ipotizzato che Neslihan si sentisse sola e incompresa all'interno del matrimonio, che avesse bisogno di una persona che la sostenesse e la amasse veramente. Altri ancora hanno pensato che Neslihan si riferisse a un tradimento, a una ferita profonda che non è mai riuscita a rimarginare. E poi c'è la teoria più radicale, quella che ipotizza che il matrimonio tra Neslihan e Kadir sia stato solo una montatura per i media, una strategia per aumentare la loro popolarità e per consolidare la loro immagine pubblica. Una teoria complottista, certo, ma che non può essere del tutto esclusa, soprattutto nel mondo dello spettacolo, dove spesso le apparenze ingannano. Ma, al di là delle speculazioni e delle ipotesi, la verità è che solo Neslihan e Kadir sanno cosa sta succedendo veramente tra loro. Solo loro conoscono i loro sentimenti, le loro paure, le loro speranze. E Kadir Dulo, in tutto questo? Perché è rimasto in silenzio? Perché non ha rilasciato una dichiarazione per smentire le voci e per difendere il suo matrimonio? Forse Kadir è semplicemente sconvolto e disorientato dalla situazione. Forse non sa come reagire di fronte a queste accuse così pesanti. Forse sta cercando di proteggere la sua privacy e quella della sua famiglia. Forse, semplicemente, sta aspettando il momento giusto per parlare. Ma il suo silenzio, inevitabilmente, alimenta ancora di più le voci e le speculazioni. Come si dice, chi tace acconsente. Forse. Ma forse c'è una spiegazione più complessa dietro questo silenzio. Forse Kadir sta cercando di capire cosa vuole veramente Neslihan, di capire se c'è ancora una possibilità di salvare il loro matrimonio. Forse sta riflettendo sui suoi errori, sui suoi sbagli, sulle sue mancanze. Forse sta cercando di trovare la forza per affrontare questa crisi e per ricominciare da capo. In ogni caso, la situazione è estremamente delicata e incerta. Non sappiamo cosa succederà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Non sappiamo se Neslihan e Kadir riusciranno a superare questa crisi e a salvare il loro matrimonio, oppure se la loro storia d'amore è giunta al capolinea. Una cosa è certa, continueremo a seguire da vicino questa vicenda e vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi. Nel frattempo, vi invito a prendere queste informazioni con le pinze e a non saltare a conclusioni affrettate. Ricordiamoci che dietro ogni notizia di gossip ci sono persone reali, con sentimenti ed emozioni vere. E ricordiamoci anche che la verità, spesso, è molto più complessa e sfaccettata di quello che sembra. Il mondo dello spettacolo è un labirinto di apparenze, di finzioni, di strategie. È difficile capire cosa è vero e cosa è falso, cosa è reale e cosa è costruito. Quindi, cerchiamo di non giudicare, di non condannare, di non dare sentenze definitive. Cerchiamo di essere empatici, di capire le ragioni degli altri, di rispettare le loro scelte. Perché, alla fine, siamo tutti umani,
con le nostre fragilità, le nostre debolezze, le nostre paure. E tutti meritiamo rispetto e comprensione, anche le star del cinema e della televisione. Bene, ragazzi, ho parlato anche troppo. Spero di non avervi annoiato con questa lunga disamina. Ma, come vi dicevo, questa storia è molto più complessa di quanto sembri e meritava un'analisi più approfondita. Adesso tocca a voi. Cosa ne pensate di questa vicenda? Siete Team Neslihan? Team Kadir? Oppure pensate che si tratti solo di un grosso male? Tiso? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione. E, naturalmente, se vi è piaciuto questo video, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale per non perdervi nessuno dei miei prossimi contenuti. Prometto che avremo un sacco di altri argomenti interessanti di cui parlare. Un abbraccio virtuale a tutti e alla prossima. Ciao!